una malattia infiammatoria cronica del tessuto adiposo che è stata definita per la prima volta nel 1940 presso la Mayo Clinic e che interessa quasi esclusivamente il sesso femminile. Allora, il segno caratteristico del lipedema è l'aumento volumetrico dell'area interessata per apposizione di tessuto adiposo patologico sottocutaneo nelle regioni periferiche del corpo. Tipicamente sono presenti dolore, il dolore può essere spontaneo oppure provocato dalla digitopressione, il senso di fatica, il senso di gonfiore e la tendenza ad avere lividi ed ecchimosi per minimi traumi o anche spontanei. Caratteristica è la disproporzione delle aree interessate rispetto alle aree non interessate. Ad esempio, nel caso dell'interessamento degli arti inferiori vi è una chiara disproporzione tra la parte inferiore del corpo e la parte del tronco. Tipicamente non interessa invece l'estremità, quindi i piedi e le mani nel caso dell'interessamento degli arti superiori. Potenzialmente può interessare ogni parte del corpo, però l'area corporea che è maggiormente interessata sono gli arti inferiori, meno frequentemente gli arti superiori e l'addome, e tipicamente risparmia le estremità, quindi le mani e i piedi. È una malattia a carattere genetico, inoltre il 60% dei pazienti è presente una familiarità positiva, quindi c'è un familiare che presenta la stessa malattia e la trasmissione è considerata a carattere autosomico dominante a penetranza incompleta. Esistono 5 tipi di lipedema. Il tipo di lipedema definisce semplicemente l'area del corpo che è interessata. A livello degli arti inferiori si distinguono 4 tipi di lipedema. Nel tipo 1 ad esempio è interessato solamente il bacino e i fianchi, nel tipo 2 invece l'interessamento avviene dal bacino al ginocchio, nel tipo 3 l'interessamento è di tutto l'arto. A livello del braccio, che è definito la tipologia 4, può essere interessato sia la zona che va dalla spalla al gomito, dal gomito al polso, oppure anche in questo caso può essere interessato tutto l'arto. Esistono principalmente 3 stadi della patologia che definiscono la severità della malattia. La definizione dello stadio viene fatta con la valutazione clinica che considera il volume e la morfologia dell'arto e le caratteristiche delle nodulazioni sottocutanee che vengono rilevate attraverso la palpazione. Esiste un 4º stadio della malattia che tuttavia è di più difficile inquadramento dal punto di vista diagnostico e fisiopatologico e che è caratterizzato da un aggravamento della sintomatologia e dall'interessamento anche del sistema linfatico. Le cure adatte vengono definite dopo un'attenta valutazione clinica che prevede la valutazione linfologica, la valutazione endocrino-metabolica e una valutazione vascolare. Il percorso terapeutico viene costruito ad hoc sulle esigenze cliniche di ogni singolo paziente, prevede una fase di compressione che viene effettuata con l'utilizzo di bandaggi multistrato e l'utilizzo di tutori elastocompressivi specifici che vengono indossati generalmente durante l'attività fisica. Questo trattamento deve essere associato ad un adeguato percorso dal punto di vista nutrizionale e per quello che riguarda l'attività motoria. Può essere necessaria in alcuni casi la consulenza chirurgica e la consulenza vascolare. Al termine del percorso deve essere scelta un'adeguata elastocompressione specifica e personalizzata per ogni paziente. Sì, la diagnosi precoce può essere fatta considerando i segni e i sintomi caratteristici della malattia e effettuando un'attenta valutazione di questi segni perché negli stadi iniziali soprattutto i segni possono essere sfumati. La figura professionale di riferimento è il linfologo, sia un medico che ha seguito un percorso formativo adeguato e che è specializzato nel tessuto adiposo e nel sistema linfatico. Il medico di riferimento è importante, oltre ad aver seguito questo percorso formativo, che abbia una grossa esperienza nella presa in carico dei pazienti affetti di lipedema.
Essendo una malattia a carattere genetico, non è possibile definirla guaribile perché non è possibile modificare i geni, però la malattia può essere curata, si possono minimizzare i segni e i sintomi e può essere fatta prevenzione del peggioramento che può avvenire nel corso degli anni.